Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi voglio portarvi una prova consumi reale al massimo. Infatti ora siamo qui al distributore, questa sarà la fine del video, poi vi lascerò le immagini di quello che ho fatto oggi. Siamo andati fino a Tarvisio a prendere mia figlia e un'amica di mia figlia insieme a Giulio e poi siamo tornati indietro e abbiamo percorso circa, allora, l'auto mi è stata data con, adesso vi faccio vedere un attimino qui i chilometri reali, giusto per essere reali al 100%, vedete? Adesso abbiamo 537 km, cioè l'auto è nuova, ha 537 km ed mi è stata data con 147 km, significa che ho già percorso 390 km, quindi 368 solo oggi, andata e ritorno. Adesso io rifarò il pieno, perché sono partito col pieno quando me n'è andata che aveva 147 km, ho fatto il pieno e adesso proverò a rifare il pieno. Dividiamo i litri di benzina che abbiamo consumato e vediamo se la media corrisponde con quello che ci è stato detto. Però prima, mentre io faccio il pieno, vi lascio al video che ho fatto di questa mattina, del viaggio che abbiamo fatto, vi faccio vedere come funziona, com'è il display, i pregi, i difetti, e poi ci ritroviamo dopo per il pieno fatto e vedere quanto ha consumato realmente. A dopo! Eccoci qua signori, pronti per partire per questa prova di consumi, prova di come andrà questa Duster, che oggi lo proveremo soprattutto in autostrada e quindi saranno anche lì dei consumi un po' particolari perché il 70% della strada sarà tutta di autostrada. Adesso sono le 6:22 di mattina, ci sono 22 gradi fuori e adesso vi faccio vedere qui dal mio schermo. Impostiamo la navigazione verso la nostra meta, partiremo da vicino Caorle in provincia di Venezia per arrivare più su di Tarvisio al confine con l'Austria e adesso vi faccio vedere, ci vuole un po' a caricare le mappe, quello sì. Adesso noi siamo qui, premiamo il tasto, abbassiamo un po' la ventola così non sentite tutto il rumore, mettiamo Fusina in Val Romana, eccolo qua, veloce a calcolare, e qua lui ci mette quanto procedi, 1 ora e 48, 172 km. Questi 172 km sono circa un 130 penso di autostrada, quindi consumi anche da quel punto di vista là. Vediamo come si comporta questo motore ibrido in autostrada e in tutte, poi usciremo dall'autostrada, c'è un pezzettino di strada con sali e scendi e vediamo se ricarica bene anche la batteria. In questo momento qui vedete che la batteria è lì, è a zero quasi. Volevo farvi vedere un attimo anche la navigazione, qui possiamo vedere un attimo il consumo medio, adesso è 5,2. poi quando arriveremo lì cercherò di inquadrarvi il consumo medio e poi tornando giù, perché adesso andiamo su io e Giulio, un mio amico, e tornando giù saremo altre 2 persone, quindi in 4 in auto con tutte le valigie, quindi vediamo anche, però avremo le discese, quindi lì l'auto si ricaricherà e sfrutterà tutta l'energia della frenata rigenerativa. Bene signori, noi andiamo e ci vediamo per strada. Eccoci qua, siamo in autostrada e effettivamente a 114 all'ora si sente abbastanza qui un fruscio, ma adesso io sto zitto e vi faccio sentire e ditemi cosa ne pensate. Si sente un po' qui sul finestrino. Adesso io ho messo il mantenimento della corsia, ho impostato il cruise a 114 all'ora come vedete qui e quindi posso fare anche cioè l'auto tranquillamente si accelera e frena da sola e mantiene anche, adesso lascio per un secondo il volante, guardate, vedete, lei mantiene sempre il centro della corsia. Adesso qua c'è una piccola curva e vedete che mantiene tranquillamente.
poi dopo un po' logicamente tornerà a dire riprendi te il volante e mantieni la corsia così. Vedete, adesso avevamo l'auto davanti, guardate, lì ci indica quanta distanza c'era dall'auto che ci precede. Adesso sta andando sia il motore termico, come vedete dal display, adesso sta andando in elettrico, perché fino a 120 all'ora può andare che solo in elettrico se c'è batteria. Adesso c'è il motore che sta caricando la parte della batteria e sta facendo andare anche la trazione. E tutto questo gioco qua tra il motore termico e il motore elettrico che ci permette di avere consumi bassi. Ecco, adesso l'auto ci è passata davanti, avete visto? E qua mi indica la distanza che c'è. Diventa rossa quando è troppo vicino, gialla quando abbiamo una buona distanza e verde quando siamo in piena sicurezza per una frenata d'emergenza. L'auto è bella comoda. Qui abbiamo anche Giulio. Giulio, cosa dici? Sedili comodi? Comodissimi. A parte questo piccolo fastidio qui diciamo sul finestrino, però per il resto basta alzare un po' il volume e già si elimina questo fruscio qui. Però per il resto l'auto viaggia molto bene con il nostro navigatore. I consumi, adesso andiamo a vedere un attimo, siamo sui 5.1. Vedremo una volta che siamo arrivati a Tarvisio, anche perché siamo partiti dalla pianura, dal mare diciamo così, e arriveremo su, che se non sbaglio sono 6 o 700 metri di altitudine, e lì vedremo appunto i consumi dopo 2 ore di viaggio. Bene, ci vediamo dopo. Eccoci qua, usciti dall'autostrada, siamo quasi arrivati a destinazione. Guardate il paesaggio, bellissimo, in caso dopo vi faccio vedere da fuori. Giusto per farvi vedere un attimo i consumi, venendo su, vedete che siamo su una media di 5,8 litri per 100 km, quindi una buona media, calcolando che siamo in 2 in auto e abbiamo fatto tutta l'autostrada, un buon 130 km in autostrada. L'auto si è comportata benissimo, molto comoda, un bel navigatore, un bel display sempre ben luminoso e pronto, guardate qui. Android Auto, Apple CarPlay sempre wireless. Non ho sentito scricchioli, non ho sentito fastidi strani, un po' di rumorosità da parte dei finestrini, ma per il resto molto molto bene. Fate conto che adesso sono le 8:45, ci sono 19 gradi qui e siamo ad un'altezza a livello del mare di 813 metri. Siamo partiti da 0 a 813. Non è altissimo, però si sta molto bene. Auto da viaggio secondo me, molto molto comoda e confortevole. Non abbiamo sudato nei sedili, i sedili sono qui, vedete, con rivestimento tipo jeans, bello traspirante, comodo, veramente un'auto di buon livello. Eccola qua la nostra Duster, guardate dove ci ha portato. Bellissimo paesaggio. Qui siamo proprio ai confini tra la Slovenia, l'Austria e l'Italia, e l'auto è andata molto molto bene e sono veramente contento di come si è comportata questa Duster. Tanti si lamentano dei rumori eccetera, invece secondo me è un prodotto molto molto valido. Bene, carichiamo le nostre valigie. Ecco qui la valigia di Noemi che abbiamo messa qui dentro. Guardate quanto spazio resta. Ad esempio nel bagagliaio della mia Captur mi sta giusta questa valigia e non mi sta in altezza perché batte nella cappelliera. E adesso carichiamo anche quella di Anna, che abbiamo caricato 2 belle valigie e ce n'è ancora di spazio, sì. Bene, ci vediamo quando arriviamo a casa. Arrivati a casa, sono le 12:25 e quindi siamo già tornati. Sono partito giusto 6 ore fa e questa è la media, 5,4. Adesso abbiamo fatto 367 km. Bene, andremo poi a fare il pieno al distributore e vediamo se corrispondono questi chilometri e questa media che ci dice il computer di bordo.
Bene, a dopo. Bene, quindi andiamo a rifornirci alla pompa, prezzo al litro 1,859 euro e andiamo a prendere la nostra pompa. Andiamo dentro e andiamo a rifornirci. E adesso andiamo a vedere quanto avremo consumato effettivamente. Bene, come vedete abbiamo fatto 44 euro, 23 litri e 69 e abbiamo fatto 390 km. Quindi adesso andiamo a fare 4 conti. Quindi torniamo ai nostri consumi, abbiamo detto, mi faccio aiutare un attimo dalla calcolatrice per essere più preciso e più perfetto. Allora, calcolatrice, benissimo. Allora, abbiamo percorso la bellezza di 390 km, abbiamo detto. Diviso, quanti litri abbiamo fatto? 23,69. Ha una media di 16 litri, scusate, 16 km e mezzo con un litro. Quindi va bene, va male, io torno a ripetere, abbiamo fatto quasi tutta autostrada, ok? In 4 con 2 valigie, con il climatizzatore sempre acceso perché fa un caldo veramente bestiale. Adesso di nuovo qua siamo partiti da là col climatizzatore acceso e l'abbiamo spento solamente adesso che siamo arrivati. Che dire, allora premetto una cosa, che se andiamo a fare un confronto con la versione GPL non c'è paragone, nel senso che GPL risparmia tantissimo. Allora, adesso noi abbiamo fatto 390 km, 44 euro. Io ho chiesto un po' a quelli del gruppo, mi hanno detto quasi tutti che fanno 600-650 km con un pieno di GPL e sono circa 50 litri, quindi siamo col prezzo più alto a 35 euro. Bene, prima che vengano fuori storie strane. Allora, cosa voglio dirvi adesso? Voglio dirvi quanto costa un chilometro con la Duster GPL e quanto costa un chilometro con la Duster ibrida. Bene, per fare questo conto io faccio dei prezzi assurdi, nel senso la peggiore delle ipotesi. Allora, 600 km, ok? E chi ha fatto il pieno ha detto che sono 35 euro col prezzo più alto del GPL, ma potremmo spendere anche meno, c'è chi ha speso 31, c'è chi ha speso 30, ma io voglio fare l'esagerazione. Boh, 35 euro, quanti centesimi di euro sono? Sono 3.500 se non sbaglio. Quindi 3.500 centesimi di euro diviso, facciamo per assurdo, c'è chi ha detto che fa 6,50, chi fa 700, noi facciamo quello più assurdo di tutto, proprio quello che corre come un matto. 600 km, ok? Un chilometro costa 0,05, ok? 0,058 centesimi di euro. Quindi per fare 100 km, attenzione, per fare 100 km, quanto mi costa in euro? 5,83 euro. Peggioriamo ancora la storia, andiamo a 6 euro per 100 km. Benissimo. Allora, 6 euro per 100 km, che dopo secondo me sono 5,50, ma possono essere anche 5, dipende dal piede. Ricordatevi, 6 euro per 100 km. Qui, signori, abbiamo fatto 44 euro, quindi 44 euro per, andiamo a vedere i centesimi, 44 euro, quindi sono 4.400 centesimi, diviso 390 km, sono 0,11 centesimi di euro per un chilometro. Stiamo parlando di un chilometro. Per fare 100 km, quanto abbiamo speso? 11 euro. Quindi dalla parte di là a GPL avremo speso 6 euro, mettiamo che 5,50, mettiamo 5,50 che è più giusto, 5,50 euro per fare 100 km, qua ne abbiamo spesi 11, è praticamente il doppio dei consumi. Bene, ho fatto il caso più assurdo però, perché sono sicuro che quest'auto qui
Se lo usiamo in città e se lo usiamo in extraurbano, dove dà il meglio di sé, perché l'ibrida nasce per questo, non per fare l'autostrada, secondo me arriviamo anche a 8 euro per fare i 100 km. Però è sempre molto di più del GPL. Ma attenzione, che qui abbiamo cambio automatico e abbiamo un relax di guida che è veramente impressionante. Potete andare anche dove possono andare solo le elettriche, perché comunque posso andare dove ci sono solo le elettriche. Non ho il bollo da pagare, almeno qui in Veneto non si paga il bollo. E poi altra cosa, il relax di guida. Cioè io sono andato e tornato, abbiamo fatto quasi 400 km in praticamente 6 ore e sono rilassatissimo. Cosa che non potrei avere con la versione GPL, per cambio manuale, ACR, vai su, scendi, cambia marcia, eccetera. Di sicuro è un'altra storia, però abbiamo anche 5.000 euro di differenza di prezzo iniziale da ammortizzare. Non ammortizzerete mai, mai. I 5.000 euro li avete solamente perché avete più comfort, avete un altro motore, prestazioni più alte e tutto. Quindi qua è come dire un vecchio diesel, quando prendevate il 1.600 o il 2.000, perché prendevate il 2.000 che consumava di più? Ma Dio, vuoi mettere le prestazioni o il cambio automatico o tutte queste? Qua è la stessa storia. Il GPL è quello più conveniente in assoluto. Se poi parliamo di comfort, di prestazioni e cose del genere, questi signori è una gran macchina. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito signori, non costa nulla, e attivate il tasto notifiche. Grazie a tutti, arrivederci. Signori, che caldo che fa quest'estate. Arrivederci.